senza emozione che mi trovo a parlare di questa macchina oggi con voi. A parte la storia della mia esperienza in Hyundai, questa è la macchina con cui Dani Sordo e Carlos Dal Barrio vinsero il Rally di Sardegna 2019. Una vittoria speciale per tanti versi, emozionante per tanti versi. Vinsero all'ultima prova speciale, quando Ott ruppe la scatola guida, e quindi una vittoria in attesa. E ho forte ancora l'emozione quando gridarono Ott è fermo, e incredibilmente e senza crederci ci trovammo quella vittoria. Una di quelle che ci permise di vincere il campionato del mondo costruttori quell'anno. Questa macchina è lei, con l'assetto asfalto, ma assolutamente con i colori, le emozioni che avevano quel giorno. Questa è una macchina che non posso negare, porto nel cuore. Non trattarla troppo male, Alessandro. Procedura di partenza della Hyundai WRC Plus. Prima dentro, con il pulsante Road attiviamo la LS che è l'anti-lag. Pulsante Start, leva, via dentro, mollo la frizione, via. Impressionante come entrano le marce, subito di quarta. Inserimento perfetto, il telaio di questa Hyundai è precisissimo, anche molto di più di quello della Citroen che spesso guido. Via, il motore ovviamente della WRC Plus tira via in una maniera imbarazzante. Un filo di sottosterzo in questo circuito, ma è piuttosto normale. Terza marcia, entriamo per un giro veloce. Via! I freni sono davvero esageratamente impressionanti. Terza, quarta, sicuramente la quinta per un attimo. Quarta, terza. Andiamo a corda. E anche qua di seconda marcia attendo per evitare sottosterzo. Questa S viene fatta in una maniera veramente velocissima grazie alla precisione del telaio. Impressionante anche come salta sui cordoli e come li assorbe bene. Colpo di leva per entrare nel tornantino, abbiamo gomme abbastanza basse e quindi non ho un grip perfetto. Quinta di nuovo, terza per arrivare qua nello stretto dove ci aiutiamo con la leva. Con un motore davvero impressionante, sono quasi 400 i cavalli di una WRC Plus. Via, spero vi sia piaciuto. Torniamo in road. La definizione aerodinamica della macchina è totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo visto insieme della Citroen C3. Abbiamo un solo flick up anteriore, essendo questa la versione 2019. Fu l'inizio di un lavoro di sviluppo aerodinamico che si è protratto fino alla fine del 2021, che portò ad incrementi di carico verticale notevolissimi. Ma questa era la partenza 2019, quindi delle forme un po' più semplici, seppur parliamo di vetture WRC Plus con ricerca aerodinamica notevole. Abbiamo un flick up che interagiva con un parafango anteriore, a sua volta con delle forme che cercavano di gestire il flusso insieme allo specchietto retrovisore. Vedete una forma molto, non voglio dire complessa, ma sicuramente particolare. Uscite d'aria
vano passaruota anteriore posizionato in un modo diverso verso il retrotreno e non con delle aperture al di sopra dello stesso. Chiaramente minigonne laterali, forme dei parafanghi posteriori che anche in questo caso davano una direzione verso l'alto, fatemi dire, del flusso per cercare di ottimizzare quella che era la fuoriuscita dell'aria dalle grosse prese che in realtà erano fuoriuscite d'aria nella zona posteriore. Prese dotate di moltissimi slot che furono nel corso degli anni motivo di ricerca approfondita per gestire al meglio quella che era la scia del retrotreno in iterazione a sua volta con il diffusore posteriore e ovviamente l'ala. Questa è l'ala 2019 che venne poi evoluta negli anni con delle forme un po' più complesse, sempre cercando di incrementare la deportanza, ma non soltanto nell'ala stessa, ma nell'iterazione del corpo vettura. Corpo vettura che nella Hyundai, in parte come vediamo nelle altre VRC, ma forse qua si vede in maniera un po' più spiccata, ha nella fiancata questa forma a bolla, fatemi dire, soprattutto evidente in una vista dall'alto, ma che non ha necessità aerodinamiche, ma è legata alla ricerca della sicurezza passiva dell'equipaggio e difatti anche in questo caso, come abbiamo visto già in precedenza, il volume è totalmente occupato da quella che è una schiuma materiale che è posizionato al fine di assorbire energia deformandosi lui stesso in caso di impatto laterale, evitando che l'equipaggio subisca una forte decelerazione, evitando o meglio riducendo la possibilità o riducendo i valori. Mentre quella che è la resistenza strutturale ovviamente è sempre legata alla gabbia di sicurezza. Mi sento tranquillo nell'affermare che il motore è stata la parte della vettura che mi ha sorpreso di più a livello di evoluzione negli anni che ho passato con i miei colleghi in Germania. I valori di potenza e coppia e affidabilità che sono stati raggiunti a fine 2021 sono frutto di un lavoro incredibile di ricerca, di lavoro e di invenzioni e di fantasia che ha portato a soluzioni veramente interessanti che mi hanno affascinato. Io non ho origine motorista e quindi vedere quanto è stato evoluto il lavoro che è stato fatto mi ha affascinato anche a livello di curiosità. Il vano motore di questa macchina ovviamente è simile a quello delle altre, intercooler, presa d'aria, e motore posizionato il più in basso e più indietro possibile, inclinato verso il retrotreno. Il turbocompressore praticamente era lo stesso per tutte le vetture. Molti ricordi legati a quell'esperienza e molti ricordi legati anche alle spiegazioni date in federazioni internazionali in sede di omologazione per far accettare quelle che erano secondo me delle soluzioni veramente che possiamo chiamare colpi di genio. Considerazione finale su questa WRC Plus Hyundai, vettura davvero incredibile. Abbiamo fatto un ottimo tempo, un 11:48, leggermente superiore al mio miglior tempo con la Citroen WRC Plus, ma vettura che conosco molto meglio. Qui ci sarebbe da lavorare su molle e assetto, cosa che oggi non abbiamo fatto, ma non è questo il punto. È una vettura straordinaria, un telaio molto più reattivo anche di quello della Citroen, un motore esplosivo. Guidare queste vetture è davvero un onore. Pensate che ne sono state prodotte al mondo di tutti i marchi, circa una trentina, tra tutti appunto i marchi che hanno corso nel mondiale, ma soprattutto sono pochissime quelle che hanno vinto una gara di mondiale, e questa è una vettura che con Dani Sordo nei Rally di Sardegna, quindi Rally d'Italia del 2019, ha vinto una gara a un valore inestimabile e soprattutto sono sicuro che salirà nel tempo. È davvero un onore averla guidata oggi qui sul tracciato di Busca. Vi aspetto per il prossimo video sul mio canale di YouTube, difficile dire però cosa riproveremo di più veloce di questa Hyundai WRC Plus.